Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Buscofocus Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Buscofocus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Buscofocus durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa ha Buscofocus? Buscofocus ha un farmaco a base del principio attivo dexibuprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Buscofocus può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni: Buscofocus 200 mg 20 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo dexibuprofene. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Buscofocus è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto da lieve a moderato e dell'infiammazione come dolore muscoloscheletrico, mal di schiena, mal di denti, dolore dentale, dolore dopo estrazione dentale, dolore mestruale, mal di testa, dolore associato al raffreddore e all'influenza. Posologia. Il dosaggio deve essere regolato in base alla gravità del disturbo e ai problemi del paziente. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile e necessaria per controllare i sintomi. Vedere paragrafo 4.4. La dose giornaliera massima raccomandata di 600 mg di dexibuprofene, suddivisa fino a 3 singole dosi da 200 mg. L'intervallo tra una dose e l'altra non deve essere inferiore a 6 ore. La dose giornaliera massima per la dispensazione senza prescrizione medica di 600 mg di dexibuprofene, 3 compresse di Buscofocus, nelle 24 ore. Le compresse possono essere divise in dosi uguali. La compressa deve essere posizionata su una superficie rigida e premuta con 2 dita, indice o pollice, per essere divisa. Popolazione pediatrica. Non sono stati condotti studi sull'uso di dexibuprofene nei bambini e negli adolescenti, 18 anni. La sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite e quindi non ha raccomandato l'uso in queste fasce di età. Anziani. Negli anziani non sono richieste particolari modifiche del dosaggio. Tuttavia, devono essere prese in considerazione una riduzione e una valutazione della dose individuale a causa dell'aumentata suscettibilità degli anziani alle reazioni avverse del tratto gastrointestinale. Vedere paragrafo 4.4. Disfunzione epatica. I pazienti che presentano disfunzione epatica da lieve a moderata devono iniziare la terapia a dosi ridotte ed essere strettamente controllati. Disfunzione renale. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa in modo da lieve a moderato la dose iniziale deve essere ridotta. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film possono essere assunte con o senza cibo. Vedere paragrafo 5.2. In generale, i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, vengono preferibilmente assunti con un pasto per ridurre l'irritazione gastrointestinale, in particolare nel caso di uso cronico. Tuttavia, in alcuni pazienti, è prevedibile un ritardo nell'insorgenza dell'azione quando le compresse vengono assunte con i pasti o immediatamente dopo i pasti. Durata del trattamento. Se le condizioni non migliorano entro 4 giorni, 3 giorni se è presente la febbre, si consiglia al paziente di consultare il medico. Controindicazioni. Dexibuprofene non deve essere somministrato ai pazienti con ipersensibilità al principio attivo, a qualsiasi altro FANS, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
nei quali sostanze con un'azione simile, ad esempio acido acetilsalicilico o altri FANS, scatenano attacchi di asma, broncospasmo, rinite acuta o causano polipi nasali, orticaria o edema angioneurotico, che presentano anamnesi di sanguinamento o perforazione gastrointestinale, correlata ad una precedente terapia con FANS. Con in atto o con storia di ulcera peptica / emorragia ricorrente, 2 o più episodi distinti di ulcerazione o sanguinamento comprovati. Con disturbi emopoietici non chiariti. Con sanguinamento cerebrovascolare o altri sanguinamenti in corso. Con morbo di Crohn attivo o colite ulcerosa attiva. Con insufficienza cardiaca grave, classe IV della New York Heart Association, NIA vedere paragrafo 4. Con disfunzione renale grave, GFR 30 ml/min. Con disidratazione grave, causata da vomito, diarrea o insufficiente apporto di liquidi. Con funzionalità epatica gravemente ridotta. Durante l'ultimo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessaria per controllare i sintomi. Vedere paragrafo 4-2 e rischi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le informazioni di questa sezione si basano anche sull'esperienza pregressa con dexibuprofene e altri FANS. In generale, i FANS devono essere usati con cautela con altri farmaci che possono aumentare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Buscofocus insieme ad altri farmaci come Aeuroscoumedin Euro, Aerosintroma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Buscofocus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Buscofocus durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla gravidanza e o sullo sviluppo embrio-fetale. I dati degli studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo, malformazione cardiaca. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Durante il trattamento con dexibuprofene, la capacità di reazione del paziente può essere ridotta per la potenziale comparsa di effetti collaterali quali capogiri, stanchezza, vertigini o disturbi visivi. Di ciò si deve tener conto quando è necessaria una maggiore attenzione, ad esempio quando si guida o si utilizzano macchinari. Per una dose singola o uso a breve termine di dexibuprofene non sono necessarie precauzioni particolari. Effetti indesiderati. L'esperienza clinica ha dimostrato che il rischio di effetti indesiderati indotti da dexibuprofene è ampiamente paragonabile a quello dell'ibuprofene racemico. Vedere anche la sezione 5.1. Gli eventi avversi più comuni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dexibuprofene presenta una bassa tossicità acuta e alcuni pazienti sono sopravvissuti dopo dosi singole fino a 54 g di ibuprofene, equivalenti a circa 27 g di dexibuprofene. La maggior parte dei sovradosaggi è asintomatica. Esiste un rischio di sintomi a dosi 80-100 mg/kg di ibuprofene. L'insorgenza dei sintomi solitamente avviene entro 4 ore. I sintomi lievi sono più comuni, tra cui dolore addominale, nausea, vomito, letargia, sonnolenza, cefalea, nistagmo, tinnito e atassia. Raramente, i sintomi moderati o gravi includono sanguinamento gastrointestinale, ipotensione, ipotermia, acidosi metabolica, crisi convulsive, compromissioni della funzionalità renale, coma, sindrome da sofferenza respiratoria dell'adulto ed episodi transitori di apnea, in bambini molto piccoli a seguito di ingestioni elevate. In caso di grave avvelenamento può insorgere acidosi metabolica. Il trattamento è asintomatico e non esiste un antidoto specifico.
Le quantità che non producono sintomi, meno di 50 mg/kg di dexibuprofene, possono essere diluite con acqua per ridurre al minimo disturbi gastrointestinali. In caso di ingestione di una quantità significativa, somministrare il carbone attivo. Lo svuotamento dello stomaco mediante mesi può essere preso in considerazione solo se la procedura può essere intrapresa entro 60 minuti dall'ingestione. Il lavaggio gastrico non deve essere preso in considerazione a meno che un paziente non abbia ingerito una quantità potenzialmente letale del farmaco e la procedura possa essere intrapresa entro 60 minuti dall'ingestione. La diuresi forzata, l'emodialisi o l'emoperfusione sono poco utili perché copyright il dexibuprofene è fortemente legato alle proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Prodotti antinfiammatori e antireumatici, non steroidei, derivati dell'acido propionico, codice ATC. M01AE14 dexibuprofene, uguale S, ibuprofene, all'enantiomero farmacologicamente attivo dell'ibuprofene, un FANS non selettivo. Viene ottenuto dalla cristallizzazione, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale il dexibuprofene viene rapidamente assorbito dall'intestino tenue. I livelli plasmatici massimi sono raggiunti circa 2 ore dopo la somministrazione orale, analogamente alle preparazioni tradizionali a base, dati preclinici di sicurezza. Alcuni studi comparativi sulla tossicità da dose singola e ripetuta, tossicità riproduttiva e mutagenicità hanno dimostrato che il profilo tossicologico di dexibuprofene è paragonabile a quello di ibuprofene non. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, ipromellosa, cellulosa microcristallina, calcio carmelloso, silice colloidale anidra, talco. Materiale del film di rivestimento: ipromellosa, biossido di titanio, E171, triacetina, talco, Macrogol 6000. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.